All'inizio degli anni 60, Alfa Romeo stava passando dalla serie Giulietta degli anni 50 ai nuovi modelli Giulia. La tanto amata Giulietta Spider a cielo aperto, aggiornata come Giulia Spider 1600, stava ormai giungendo alla fine della sua vita e serviva un sostituto moderno per portare lo spirito sportivo di Alfa nella nuova decade. La proprietà statale dell'azienda sotto l'IRI garantiva risorse per investire in design audaci e il marchio era determinato a rafforzare la sua presenza nei mercati d'esportazione cruciali, come il Nord America. Ciò di cui avevano bisogno era una roadster elegante e tecnologicamente avanzata, capace di conquistare i cuori oltreoceano, mantenendo l'eredità sportiva di Alfa Romeo. Il lavoro di design per la nuova Spider iniziò nei primi anni 60. Furono presi in considerazione diversi prototipi concorrenti, tra cui una roadster realizzata da Bertone sul telaio della Giulia nel 1963, ma alla fine Alfa Romeo affidò il progetto alla carrozzeria Pininfarina, suo storico partner di design. Il risultato fu svelato al pubblico al 36° Salone di Ginevra, nel marzo 1966. Qui Alfa Romeo presentò una slanciata cabriolet biposto, semplicemente chiamata Alfa Romeo Spider 1600, un'auto che avrebbe presto guadagnato il soprannome di Duetto. La prima generazione dell'Alfa Romeo Spider Duetto, presentata nel 1966, fu l'ultimo design supervisionato personalmente da Battista Pininfarina. Questa roadster dal profilo basso presentava una coda affusolata distintiva, soprannominata Osso di Seppia in Italia, e un frontale arrotondato, con le caratteristiche fiancate scolpite tipiche di Pininfarina, e un paraurti anteriore sdoppiato che metteva in risalto la classica griglia Alfa. Il raffinato posteriore a coda di barca conferiva alla nuova Spider un aspetto unico, diverso da qualsiasi altra auto della sua epoca. Sotto la carrozzeria elegante, la Spider condivideva l'impostazione della Giulia Spider uscente. Un telaio a motore anteriore e trazione posteriore, con sospensioni anteriori indipendenti, un assale rigido al posteriore e freni a disco su tutte e 4 le ruote. La potenza proveniva dal rinomato 4 cilindri bialbero Alfa Romeo. Nella Spider 1600, questo motore in alluminio da 1,6 litri, derivato dalla Giulia Sprint GT veloce, erogava circa 109-110 cavalli ed era abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Una dotazione notevole per un'auto sportiva degli anni 60. Alfa Romeo organizzò un concorso pubblico per trovare un nome alla nuova vettura e la proposta vincente fu Duetto. Tuttavia, un problema di copyright mandò all'aria i piani di Alfa. Un'azienda dolciaria italiana aveva già registrato il nome Duetto per uno snack al cioccolato e nel 1967 una sentenza costrinse Alfa a rinunciarvi.
Ufficialmente l'auto rimase semplicemente Alfa Romeo Spider 1600, ma Duetto continuò a essere usato come soprannome affettuoso per questa prima serie di Spider. Le prime campagne pubblicitarie enfatizzavano la combinazione tra stile italiano e ingegneria avanzata. Infatti, il prezzo della vettura rispecchiava il suo posizionamento premium. Negli Stati Uniti, la Spider 1600 costava circa $3.950, una cifra nettamente superiore a quella di una MGB, mentre nel Regno Unito il prezzo era paragonabile a quello di una Jaguar E-Type. Chiaramente, Alfa Romeo puntava a un segmento di mercato più esclusivo, contando sul pedigree esotico e sul design pininfarina, per giustificare il prezzo più elevato. Le reazioni iniziali allo stile del Duetto furono contrastanti. Alcuni critici trovarono il design a coda di barca audace e poco convenzionale, mentre altri ne adorarono la purezza. Col tempo, quella coda arrotondata scolpita sarebbe diventata il tratto distintivo della Spider. L'auto beneficiò anche di un'inaspettata pubblicità e di un cameo in un famoso film del 1967, su cui non ci soffermeremo qui. Alla fine degli anni 60, la Spider Duetto si era ormai affermata come una delle roadster più iconiche dell'epoca, simbolo della dolce vita su quattro ruote. La prima generazione, Serie 1 dello Spider, rimase in produzione dal 1966 al 1969, durante i quali subì uno sviluppo continuo. Nella sua forma iniziale come Spider 1600 Duetto, era rifinito in modo essenziale, ma offriva un'esperienza di guida a cielo aperto entusiasmante. Alfa Romeo ampliò presto l'offerta di motorizzazioni. Nel 1968 venne introdotto un motore più grande da 1,8 litri e lo Spider 1600 lasciò il posto al nuovo 1750 Spider veloce. Il nome 1750 era un richiamo a un famoso modello Alfa prebellico piuttosto che alla cilindrata esatta del motore, che era di 1779 cc. Il 1750 Spider veloce portò un significativo incremento delle prestazioni, con circa 118 cavalli e una velocità massima vicina ai 190 km all'ora. Esteticamente era quasi identico al Duetto, ad eccezione del badge con la scritta 1750 sul posteriore e delle nuove luci di ingombro laterali. Con l'inasprirsi delle normative sulle emissioni, Alfa Romeo adattò il 1750 per il mercato americano, equipaggiandolo a partire dal 1969 con un sistema di iniezione meccanica Spica al posto dei carburatori Weber da 40 mm presenti su tutti gli altri mercati. Questa modifica era mirata a ridurre le emissioni e Alfa dichiarò che le prestazioni rimasero in linea con la versione a carburatori. Infatti, i modelli americani a iniezione sfoggiavano un badge iniezione sul retro per indicare la nuova tecnologia. Per ampliare l'appeal dello Spider,
Alfa Romeo introdusse anche una variante a prezzo più contenuto nel 1968. Lo Spider 1300 Junior, lanciato insieme al 1750, montava un motore bialbero da 1,3 litri derivato dalla Coupé GT 1300 Junior. Con circa 88 cavalli a disposizione, il Junior era meno potente, ma condivideva lo stesso affascinante design e la meccanica di base dei suoi fratelli maggiori. Sia il 1750 veloce che il 1300 Junior mantennero la carrozzeria originale a coda di barca. Quindi tutte le vetture della prima serie condividevano la distintiva coda arrotondata. In Italia, questa forma si guadagnò il soprannome di osso di seppia. Nel complesso, la prima generazione dell'Alfa Romeo Duetto Spider riuscì con successo a traghettare il marchio in una nuova era, esaltando perfettamente lo spirito sportivo di Alfa Romeo grazie alla sua eccezionale tenuta di strada e alla reattività del motore. Allo stesso tempo offriva un tocco di esclusività grazie alla sua elegante carrozzeria disegnata da Pininfarina e agli interni rifiniti con grande cura. Furono venduti circa 10.000 esemplari dello Spider di prima serie e non vedo l'ora di parlare della prossima generazione in un futuro video.